Il tramonto del dollaro. Ecco cosa potremo andare incontro nei prossimi anni. Stiamo vivendo quello che veramente probabilmente nei prossimi 20 anni verrà studiato in tutti i libri di storia economica. E non perché un indice sia salito o le banche centrali abbiano tagliato i tassi, ma perché sta succedendo qualcosa di molto più grande. Il possibile tramonto di un ordine monetario che ha dominato per oltre mezzo secolo. Del resto la teoria macro odierna è veramente semplice da spiegare, ma difficile da accettare. Perché la verità è che stiamo passando da un mondo globalizzato, centrato, costruito intorno al dollaro, a un mondo multipolare, in cui il potere economico e finanziario è dislocato tra più paesi. E in questa transizione, al contrario di quello che si sente qua sui social, il dollaro probabilmente non sparirà, però subirà una profonda trasformazione. Ma perché dovrebbe interessarci? Perché quando si trasforma qualcosa che misura tutto, tutto si trasforma con esso. Quindi mettiti comodo, spegni le notifiche e partiamo con il nostro viaggio. Il nostro viaggio, ancora una volta, affonda le sue radici nella storia. Per comprendere ciò che è, dobbiamo per forza vedere ciò che è stato. Facciamo quindi un passo indietro e andiamo a capire l'esperimento globale dentro cui siamo finiti. Esperimento globale che coinvolge questo e coinvolge ognuno di noi. Guarda bene questa banconota. C'è scritto qua sopra Federal Reserve Note. Cosa significa? Significa banconota della Federal Reserve. Però il denaro non è sempre stato così. Il dollaro non è sempre stato questo. Infatti nel 1928 negli Stati Uniti giravano certificati come questo qua che puoi vedere, che rappresentavano oro e argento fisico. Questo è il vecchio dollaro, quello basato su oro e argento. Se possedevi uno di questi due certificati, potevi recarti in banca in qualsiasi momento e redimere il controvalore in metallo fisico. Il compito delle banche quindi qual era? Non era quello di stampare moneta, di gestire l'inflazione, ma semplicemente quello di custodire i metalli. Custodire i metalli che noi potevamo prelevare in qualsiasi momento utilizzando le nostre banconote. Il compito delle banche era quello di custodire valore. E in queste banconote si legge chiaramente, come puoi vedere, in gold e silver coin, a seconda della banconota. Si chiamano silver certificate, le banconote collegate all'argento, o gold certificate, quelle collegate all'oro. Non Federal Reserve Note, come c'è scritto oggi. E su questo concetto tienilo a mente perché torniamo tra pochissimo. Quello che voglio mostrarti è l'inizio di tutto. In quel tempo avevamo l'hard money, il denaro forte, il denaro cartaceo era collegato, ancorato a qualcosa di solido, un asset, una riserva importante, un materiale che erano appunto oro e argento, cioè degli asset fisici scarsi. Poi nel 71 accadde qualcosa e quel qualcosa ci lanciò direttamente all'interno del grande esperimento di cui facciamo parte oggi. Il presidente Richard Nixon infatti annunciò la fine della convertibilità del dollaro in oro e argento. Di fatto quindi non potevi più andare in banca con questi e convertirli in oro e argento, quindi prelevare la parte fisica. Avvenne quello che si chiamò il Nixon Shock e gli Stati Uniti abbandonarono ufficialmente il gold standard. Le banche centrali continuarono ad acquistare oro e argento, la vera moneta. Le persone comuni iniziarono a utilizzare queste, le Federal Reserve Note, cioè un dollaro che non si basava più su una controparte di metallo fisico, reale, di un asset reale, tangibile, ma il cui valore si basava unicamente sulla fiducia e sul potere economico, politico e militare della nazione che lo emetteva, in questo caso gli Stati Uniti. Nacque quindi il nuovo ordine monetario che ancora oggi stiamo vivendo, quello in cui noi ci fidiamo di chi emette questi pezzi di carta. Ma perché ci serve sapere tutto questo? È fondamentale comprendere tutto questo per capire ciò che sta succedendo invece oggi. Questo nuovo sistema costruito e che stiamo vivendo era basato su un concetto. Il mondo produceva e vendeva ciò che produceva in dollari. Quei dollari poi venivano reinvestiti in attività economiche in dollari, soprattutto titoli di Stato, americani ovviamente, e mercati finanziari statunitensi. Insomma, un ciclo perfetto in cui gli Stati Uniti importavano beni reali ed esportavano che cosa? Carta. Esportavano la loro moneta. Dollari, obbligazioni, strumenti finanziari. Gli Stati Uniti quindi hanno smesso di produrre e hanno iniziato a importare. Loro davano questo, indietro arrivavano beni e servizi. Ciò che gli altri governi, stati, aziende guadagnavano dal vendere prodotti, quindi da esportare verso gli Stati Uniti, guadagnavano questo, che veniva poi reinvestito di nuovo negli Stati Uniti nel debito americano.
Quindi il resto del mondo lavorava e produceva, l'America consumava e finanziava con la carta. In tutto questo il cambio con il dollaro rimaneva forte, la valuta, il dollaro, rimaneva forte. In questo modo gli Stati Uniti potevano importare roba a prezzi economici, mantenendo un dollaro estremamente forte rispetto a tutto il resto del mondo. Però c'è una condizione necessaria, ed ecco che arriviamo al punto cruciale. C'è una condizione necessaria non negoziabile che permette agli Stati Uniti di rimanere esattamente dov'è. La domanda globale di questi qua, di dollari, deve restare alta. In altre parole, finché il mondo continua a volere il dollaro, il gioco continua ad andare avanti. Ma nel momento in cui il mondo smette di volere quel pezzo di carta, ecco che qualcosa si incrina, ecco che qualcosa si rompe. Bene, quella rottura non è un evento binario, non è un crollo immediato, un collasso, ma è qualcosa di silenzioso ma continuativo. Negli ultimi anni, dopo tutto, abbiamo visto le banche centrali, come puoi vedere in questa foto, scaricare dollari, o meglio, scaricare titoli del tesoro americano, quindi debito americano, e aumentare invece le proprie riserve, soprattutto di oro e argento. Questo ha permesso di ridurre gradualmente la dipendenza dal dollaro, quindi la dipendenza dagli Stati Uniti, e iniziare invece ad accumulare asset, riposizionarsi sugli hard money, su ciò che realmente conta. E Ray Dalio ha apertamente parlato di un problema proprio di domanda e offerta sul debito americano. Supply demand problem for debt at the same time as we have these other problems. Perché di fatto ora c'è più emissione e meno acquirenti. Il tutto mentre il debito cresce alla velocità della luce. Parallelamente ci sono economie forti come la Cina che hanno costruito sistemi di pagamento alternativi, che stanno accumulando risorse, che da sempre sono i produttori di praticamente tutti i beni che abbiamo e che utilizziamo tutti i giorni. Si stanno costruendo tutta la loro infrastruttura che gli permetterà di slegarsi dal dollaro, slegarsi dagli Stati Uniti. Ci troviamo dunque davanti a una ridistribuzione lenta ma graduale e inevitabile del potere globale, da un'unica fonte verso più fonti. E questo è un cambiamento epocale. Ma ti ho parlato di tutto questo per arrivare a una domanda cruciale, perché ora quello che gli investitori si stanno chiedendo è se sia meglio un dollaro debole o un dollaro forte. E questa è proprio la domanda a cui Powell, il presidente della Fed, non ha saputo rispondere, o meglio, ha risposto volutamente in modo strano. Big movements in the dollar over recent days. What do you think is driving the US currency lower? And have you been at all concerned just by the extent of the volatility we've seen this week? Thank you. So, Claire, as you probably know, we don't comment on the dollar. Really, the administration, especially the Treasury Department, has the job of oversight over the currency and exchange rates and all that. We don't comment on that. It's not our role. So, I have nothing for you. Cioè, fammi capire, non è il nostro ruolo, non è questo quello che facciamo, se ne occupa il tesoro e questo va bene, d'accordo, se ne occupa il tesoro. Ma dire che questo non è il nostro lavoro, non è quello che noi facciamo, consapevoli del fatto che tutto ciò che la Fed fa e sceglie in un modo o nell'altro agisce sul dollaro, e soprattutto dato che qua sopra c'è scritto Federal Reserve Note, quindi Federal Reserve Note, banconote della Federal Reserve, e tu mi dici che non è di questo che ti occupi. Suona strano. Quindi dobbiamo cercare la risposta da altre parti, visto che la Fed non si degna di darcela. E perché è importante avere risposta a questa domanda? Perché ci permette di capire ciò che sta per succedere e ciò a cui andremo incontro nei prossimi anni. E abbiamo parlato tante volte di politica monetaria, di finanza, anzi, tra l'altro, se non sei ancora iscritto alla mia newsletter, ti lascio qua sotto il link, è totalmente gratuita e lì 2-3 volte a settimana arrivano direttamente articoli completi, analisi complete come quella che stai vedendo in questo momento direttamente sulla tua email. È un modo per rimanere in contatto più velocemente, esattamente come anche il canale Telegram, anche quello te lo lascio qua sotto in descrizione. Abbiamo detto che tutto questo preambolo è servito per comprendere ciò che seguirà da qui in poi, perché di fatto ciò che è stato ci permette di comprendere che cosa stiamo vivendo, in che sistema monetario stiamo vivendo e quel sistema monetario che cosa deve fare per andare avanti. Quindi la domanda è: dollaro debole o dollaro forte? Bene, la risposta dipende da quale America stiamo osservando. Negli ultimi 40 anni ha dominato quella che possiamo chiamare l'America finanziaria, cioè l'America che aveva un dollaro forte ed esportava questo dollaro qui in cambio di risorse, asset che erano
relativamente economici per i cittadini americani. Quindi avevamo un dollaro forte che si traduceva in importazioni a basso costo, che si traduceva in mercati finanziari in forte crescita, ma delocalizzati, e espansione continua del debito. In parole povere, un dollaro forte rende le importazioni, quindi gli acquisti di risorse, materiali, beni finiti o non finiti ancora che siano dall'estero verso l'interno, quindi verso gli Stati Uniti, li rende più economici. Perché la mia moneta è più forte della tua. Quindi riesco a comprare più unità ad un prezzo minore rispetto a quello che fai tu, ovviamente. Questo però ha un side effect, cioè un controeffetto. Penalizza la produzione domestica. Perché quando la tua valuta è forte, la manodopera costa di più. Quindi ti conviene molto di più geolocalizzare, quindi far produrre per esempio in Cina dove la manodopera è più economica. Quindi io faccio produrre lì e poi vendo di qua, aumentando a dismisura quello che è il mio margine. Ottimo per le attività finanziarie, meno per la produzione locale. E accordi commerciali come il NAFTA, il North America Free Trade Agreement, hanno facilitato estremamente questa dinamica di produzione all'estero rispetto che all'interno. Quindi produco all'estero, consumo all'interno. E il gioco direi che ha funzionato bene. Come puoi vedere qui, S&P 500 ha stampato costantemente nuovi massimi, così come la maggior parte di aziende americane. Però ancora una volta questo modello è rimasto stabile finché gli altri continuavano a comprare, utilizzare il dollaro e comprare US Treasury, quindi bond, obbligazioni, debito americano. Questa prima America è quella che beneficia di un dollaro forte, quindi l'America finanziaria, quella che esporta dollari e treasury e importa beni. Ora immagina una seconda America. Questa seconda America invece è quella di un tempo, quella incentrata sulla produzione, sulla creazione, sull'innovazione, quella che costruisce, che produce energia, che rilancia fabbriche. Bene, per questa America qui, un dollaro leggermente più debole può essere un enorme vantaggio perché permette di avere manodopera meno costosa e soprattutto rende le esportazioni più convenienti rispetto alle importazioni. In pratica replicare quello che è stato il ruolo della Cina fino ad oggi. Quindi fare esattamente quello che la Cina ha fatto fino ad oggi. Una moneta svalutata, debole, che permetteva un aumento delle produzioni interne, quindi della fabbrica interna, e poi esportazioni a valanga. Ovviamente uno Stato forte è uno Stato che produce, questo è il mio parere personale, ma per arrivare ad uno Stato che ricomincia a produrre, perché l'America produceva un sacco, poi pian piano si è seduta sugli allori e ha iniziato a esportare carta. E quindi ha iniziato a lasciare che gli altri producessero per lei e lei ha iniziato a consumare. Bene, siamo arrivati in un momento in cui consumare non basta perché dall'altra parte c'è chi produce e chi produce può in qualsiasi momento chiudere il rubinetto e dire ciao ciao, ora ci penso io. Bene, quindi bisogna ripartire con le produzioni. Per ripartire con le produzioni bisogna indebolire questa roba qui, perché indebolire questa roba qui, indebolire il dollaro, permette di incentivare le fabbriche, quindi rilanciare l'economia dall'interno piuttosto che dall'esterno, ma nel breve termine, la transizione sarà tutt'altro che indolore, sarà molto, molto pesante, soprattutto forti del fatto che l'America sta uscendo da oltre 40 anni in cui si è abituata a star seduta sugli allori, prendere i benefici del sistema precedente, del loro exporting di dollari e vivere relativamente sereni. Questo è il contesto, questo è il motivo per cui Trump oggi sta spingendo per un dollaro più debole. Giusto o sbagliato che sia, a mio avviso ha senso avere un'economia che produca piuttosto che esportare solo carta, soprattutto se dall'altra parte la carta non la vogliono più. E arriviamo adesso però a un punto cruciale, un punto che secondo me va compreso e che bisognerebbe studiare, ristudiare e ristudiare. Quindi mettiti comodo, siediti, tieniti bene alla sedia, perché quello che sto per mostrarti è assolutamente importante quanto sconcertante. Siamo abituati a misurare tutto in termini di valuta, misuriamo tutto in termini economici. Questo vale $1, quello vale 10 euro e così via. Ma cosa succederebbe se, anziché misurare in dollari, in euro, quindi in valuta fiat, misurassimo in tempo? Seguimi bene perché veramente quello che ti sto per mostrare è fuori di testa e soprattutto è assolutamente paragonabile a quello che è successo qui, perché dollaro, euro è tutta la stessa solfa. Parliamo di valute fiat, valute progettate, come vedremo tra poco, per comportarsi in un determinato modo, e comprendere il modo in cui agiscono è necessario per capire come noi comportarci nei loro confronti. Negli anni 60
il salario minimo federale negli Stati Uniti si aggirava intorno a $1,40 all'ora. $1,40 all'ora per 40 ore lavorative circa significa $56 a settimana. Qui negli anni 60 si guadagnavano $56 a settimana. Il prezzo dell'oro, in quel momento storico, si aggirava intorno ai $35 l'oncia. Quindi, parlando in termini di tempo, una settimana di lavoro comprava circa 1,6 once d'oro. Perché l'oro era $35 l'oncia, guadagnavi più o meno $56 a settimana, potevi con quei dollari comprare più o meno 1,6 once d'oro. Quindi una settimana di lavoro, 1,6 once d'oro. Oggi il salario minimo federale è molto più alto in termini nominali, si aggira intorno ai $290-300 a settimana. Ma se lo misuriamo in oro? Beh, l'oro al momento della registrazione di questo video sta intorno ai $4.900 e probabilmente tornerà a salire sopra i $5.000. Però teniamo i $4.900 l'oncia. Bene, oggi servono 27 settimane di lavoro per acquistare quell'1,6 once d'oro che potevi acquistare in una settimana di lavoro negli anni 60. Ecco che quindi se guardiamo in termini di tempo, ciò che negli anni 60, ciò che una settimana di lavoro comprava negli anni 60, oggi quella stessa quantità d'oro viene comprata in 27 settimane. Questo significa che noi non stiamo misurando, guardando in termini monetari, la crescita, ma stiamo misurando la svalutazione del denaro. Ti sembra di guadagnare di più, ma in realtà stai guadagnando molto meno rispetto al passato. E man mano che si va avanti diventa sempre meno, perché l'esperimento in cui siamo immersi è basato proprio su questa svalutazione sistematica. Il sistema monetario in cui viviamo è basato sul debito e questo sistema, per come è strutturato, può funzionare solo se il debito cresce. Lo so che è assurdo, però è quello che stiamo vivendo veramente. Il debito deve crescere, bisogna costantemente espandere il debito affinché il sistema regga. Che cosa significa? Beh, vedi, in un sistema basato su un denaro creato a partire da una materia fisica ben definita, come per esempio l'oro, l'argento o la terra o qualsiasi cosa che sia ben definita, magari scarsa, quindi un bene comunque fisico, io prendo quel bene fisico, creo una moneta, do quella moneta. C'è un valore sottostante a quella moneta. L'espansione di quella moneta, è collegato all'asset fisico su cui è posizionata e costruita quella moneta. Asset fisico che io posso anche ritrovare e scambiarlo per questa moneta qua. Ora però vediamo il sistema in cui viviamo. Immagina che ci siano solo 10 unità. 10 unità da $1, queste qua. 10 monete. Non c'è nessun'altra moneta, non c'è nient'altro, c'è solo questo. Non è ancorato a nulla, è semplicemente stato stampato da Federal Reserve. Federal Reserve crea questa roba qui e la dà a te con un 1% di interesse. Domanda: se questo denaro qui non lo trovi da nessuna parte, non puoi trovarlo in natura come l'oro o come l'argento, se questo denaro qui, l'unico in grado di stamparlo sono io e te lo do a te, ed è l'unico denaro esistente là fuori nel mondo, io lo do a te e ti chiedo l'1% di interesse, come fai a ripagare quel debito? Come fai? Impossibile. Questa è l'unica moneta. Come fai a ripagarmi quel debito? Non puoi, a meno che io non stampi di più. Ora, questa è ovviamente una semplificazione, ma secondo me è chiara, comprensibile per capire quello che è il sistema di Keynes, quello che è il cuore dell'economia keynesiana, che è basata sull'espansione monetaria. Espansione monetaria necessaria per creare stabilità, perché io l'unico modo che ho per ripagare questi debiti che contraggo è ricevere altra moneta, scambiare con gli altri, quindi utilizzare il debito, utilizzare l'espansione costante monetaria come sistema per stabilizzare l'economia. Quindi di fatto stampo e utilizzo la stampa per ripagare debiti vecchi e vado avanti così. Per decenni gli Stati Uniti sono stati consumatori di ultima istanza. Stampavano questa roba qui, la esportavano, lasciavano che gli altri stati le utilizzassero per fare transazioni, loro importavano beni economici dagli altri stati e quei dollari che usavano per pagare tornavano indietro come investimento sul debito, dando la possibilità di stampare ancora più denaro. Se per ora queste riserve vengono spostate dai treasury, dal debito americano verso l'oro, la domanda strutturale di debito, come ti ho mostrato nella foto di prima, questa qui, rallenta. Il problema di tutta questa roba che ti ho mostrato è che noi persone comuni crediamo che i mercati vadano su all'infinito, crediamo che le cose vadano bene perché, ok, sì, ho capito che questa roba qui si svaluta, va bene.
allora investo sui mercati, tanto andranno su all'infinito perché questa roba qui si svaluta all'infinito ed è perfetto. Però se andiamo ad analizzare i dati, guarda questa foto qui, vedremo l'ETF All World escluso Stati Uniti, mentre a destra abbiamo quello incluso Stati Uniti. Vediamo già che c'è una differenza abissale. Quello escluso Stati Uniti è molto più debole, ha fatto una salita molto meno importante verso quello che include gli Stati Uniti, semplicemente perché quello che include gli Stati Uniti in larga parte ha giovato il fatto che gli Stati Uniti stampavano questa roba qui e quindi tutto esplodeva. Però guarda la linea in blu in entrambi i grafici. Come puoi vedere, se noi andiamo a rapportare quell'espansione, quella crescita di questi due ETF globali, attenzione, non ho preso l'S&P 500, ho preso due ETF globali, quindi che coinvolgono praticamente tutto il mondo, bene, prendendoli e rapportandoli a loro, vediamo che in realtà sono stati relativamente piatti. Quindi si è avuto un'illusione di crescita, in realtà siamo rimasti sostanzialmente piatti. Andiamo quindi in conclusione per capire e rispondere alla domanda dollaro debole, dollaro forte e comprendere quelle che probabilmente saranno le prossime politiche monetarie e quindi comprendere come posizionarci noi. Bene, vedi, abbiamo 4 centri di potere. Perché è necessario comprendere questi 4 centri di potere? Beh, perché chi beneficia dalla transizione in corso sono proprio questi 4 centri di potere. Quindi analizzarli ci permette di comprendere come muoverci. Il primo centro di potere è ovviamente il complesso finanziario, cioè chi controlla il flusso di capitale, quindi chi controlla i mercati obbligazionari, i mercati azionari, i sistemi di voto nei mercati azionari e così via. Di chi sto parlando? Beh, dei 3 complessi finanziari maggiori al mondo, ma poi esteso a tutti i complessi finanziari, cioè i grossi fondi, come BlackRock, come Vanguard e State Street, i 3 più grossi colossi finanziari che insieme controllano oltre 31 trillion di dollari, cioè quasi la quantità di debito americano, per intenderci. Bene, queste società, grazie al voto per delega, cioè io ti emetto degli strumenti finanziari come gli ETF, tu compri gli ETF, io prendo la liquidità e con quei soldi compro e possiedo le azioni di quei titoli all'interno dell'ETF, quindi ho potere di voto, quindi posso decidere sulle sorti di quel business, su come quei business si posizioneranno nel mondo. Bene, la loro misura non è il dollaro. La loro misura di ricchezza sono gli asset reali, come per esempio le azioni. E quando la valuta si indebolisce, quindi quando questo viene svalutato, gli asset normalmente salgono di valore. E chi li posiziona tende a proteggersi meglio rispetto a chi invece vive di solo reddito. Si crea quello che è il famoso effetto K o effetto clessidra, cioè i ricchi che investono diventano più ricchi, i poveri che vivono solo di reddito diventano sempre più poveri. È un trasferimento di ricchezza da chi ha meno, non solo a livello economico, ma anche a livello di consapevolezza, verso chi invece ha di più. Arriviamo al secondo potere, quello degli stati sovrani. Le potenze nucleari vogliono il controllo dell'energia, catene di approvvigionamento, produzione strategica. In questo caso, ancora una volta, un dollaro più debole può favorire un riequilibrio commerciale a favore degli Stati Uniti, una reindustrializzazione degli Stati Uniti, che riesce quindi a staccarsi dal punto di vista della produzione dall'estero. Anche in questo caso, anche questo complesso, che cosa vuole? Beh, vuole un dollaro più debole. Terzo complesso, quello tecnologico. Nei momenti di transizione, di incertezza, la tecnologia viene in genere presentata come una soluzione vera e propria. Sistemi digitali, tracciabilità, infrastrutture nuove. La storia ci mostra che tutte le grandi innovazioni economiche avvengono alla fine e coincidono con grandi rivoluzioni tecnologiche. Oggi, lato americano, lato cinese, stiamo assistendo a una corsa per la I, una corsa che coinvolge anche il mondo delle criptovalute, la blockchain, della tokenizzazione di Bitcoin stesso, una corsa verso quello che è il futuro monetario da un lato, digitale, e in questo in Europa stiamo puntando ovviamente a che cosa? Alle CBDC, al controllo estremo, quindi una corsa tecnologica. Perché? Perché chi controlla la nuova infrastruttura riesce a controllare le prossime fasi del gioco. Questo è un punto veramente cruciale e ne ho parlato peraltro in un video, questo qui, che ti lascio linkato qua sotto nella descrizione. Arriviamo al quarto complesso, al quarto centro di potere, il complesso militare. Quando cambia l'ordine globale, quando la difesa diventa una priorità, quando le nazioni iniziano a investire in energia, sicurezza, leve strategiche regionali e soprattutto in ambito militare, come sta succedendo in Europa, è perché ci si prepara ad un cambiamento. Ogni transizione di potere, ogni cambio di guardia
nell'equilibrio economico mondiale è avvenuto in genere, è stato accompagnato da tensioni interne ed esterne, come per esempio guerre. Questa non è una novità, questa è la storia. Prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, le guerre delocalizzate qua e là che stiamo vivendo oggi e le guerre commerciali. Questi sono i 4 centri di potere. Questi sono i 4 centri di potere che si attivano quando è il momento, quando sei in una fase di transizione. E tutti e 4 giovano da una moneta più debole. Quindi la strada davanti a noi sembra biforcarsi. Abbiamo scenario 1, inflazione controllata, quindi tassi più bassi, maggiore facilità di rifinanziare il debito, asset nominali che tendenzialmente continuano a salire e parallelamente avremo un potere d'acquisto che non cresce allo stesso ritmo, quindi il portafoglio sale, sì, ma la vita costa progressivamente di più. Come abbiamo visto, abbiamo l'illusione di guadagnare di più, ma ciò che noi compriamo in termini reali continua a essere sempre meno. Il nostro tempo compra progressivamente sempre meno. L'illusione della crescita del mercato. D'altra parte abbiamo lo shock deflattivo, cioè perdita di fiducia in questa roba qui, aumento dei tassi per poter contenere l'inflazione che correrebbe, asset che crollerebbero nel breve periodo, incentivare con dei tassi elevati per portare gradualmente denaro di nuovo all'interno del debito, più doloroso, difficile che venga seguita una manovra di questo tipo perché significherebbe ripagare debiti ancora maggiori rispetto a quelli attuali che già sono difficilmente pagabili, quindi molto difficile ma non impossibile. Ciò che appare chiaro è che comunque in una direzione o nell'altra ciò che vince è il possedere asset. Possedere asset piuttosto che questa roba qui è ciò che nel lungo termine vince. Attenzione, nel lungo termine, non da un giorno all'altro, non da un mese all'altro, non da un anno all'altro. Parliamo di orizzonti temporali estremamente ampi. E ora che abbiamo messo un po' di carne al fuoco in questo video, fermiamoci e riflettiamo con la nostra testa. Togliamo la geopolitica, togliamo i tassi, togliamo l'oro, togliamo Bitcoin, togliamo la finanza. Che cosa ci resta? Ci resta una lezione, secondo me, su cui dovremmo meditare, che quando il sistema cambia, non crolla, attenzione, quando il sistema cambia, tu non puoi controllare dove andranno le cose, però puoi controllare il come tu ti esponi agli eventi. Perché la storia ci mostra che in ogni grande cambio di paradigma chi possiede asset tende nel lungo termine a proteggersi meglio rispetto a chi possiede semplice carta. Chi sviluppa competenze che si adattano all'andamento del mercato ancora una volta tende a prosperare, a differenza di chi rimane stagnante in ciò che è stato. Quindi chi rimane ancorato al vecchio modello, tende a soffrire maggiormente. Forse la tecnologia creerà un boom di produttività incredibile che compenserà tutto. Forse entreremo in una nuova fase di prosperità, una nuova età dell'oro. Forse ci siamo già dentro. Oppure sarà la fine per milioni e milioni e milioni di posti di lavoro. O magari entrambe le cose. Non possiamo saperlo in anticipo e mai potremo saperlo. Però guardando al passato sappiamo che ogni transizione si è portata dietro dei momenti difficili, estremamente difficili, che hanno costretto l'essere umano ad evolversi. E ogni generazione praticamente ha vissuto un momento di cerniera storica, la chiamo io, cioè un momento come quello che stiamo vivendo oggi di profondo cambiamento, non fine del mondo, non panico assoluto, ma un adattamento verso ciò che è. L'oro potrebbe tornare magari moneta o magari lo potrebbe fare Bitcoin, chi può dirlo? Magari la AI cambierà ogni cosa, cambierà il modo in cui lavoriamo, magari non ci sarà più lavoro. In ogni caso, quello che dobbiamo fare noi non è cercare di prevedere, ma leggere tra le righe, comprendere in che direzione ci stiamo muovendo, sia a livello economico, sia a livello politico, sia a livello sociale, sia a livello lavorativo e comprendere quindi come adattarci. È questo che fa la differenza. Rimanere col cervello acceso, pensanti, comprendere, analizzare, farci domande. Con questo video quindi quello che volevo fare era mostrarti il grande disegno in cui siamo immersi, il grande esperimento, cosa è stato, che cosa sta succedendo e a che cosa potremmo andare incontro. Perché se questa roba qui continua a svalutarsi come sta succedendo e come è tecnicamente in programma che succeda, e come ho tra l'altro discusso in questo video qua che ti lascio linkato qua sotto, allora la direzione direi che è relativamente tracciata. Quello che dobbiamo fare è muoverci di conseguenza. E se sei arrivato fino qui al fondo di questo video, sai
A che cosa mi sto riferendo? Mi sto riferendo agli asset. Ti ringrazio per essere stato qui con me. Qua sotto ti lascio il link alla newsletter, è totalmente gratuita. Iscriviti, basta la tua mail e ti arrivano analisi essenziali di quello che succede e strategie per muoverci di conseguenza. Mi raccomando, se ti è piaciuto questo video, condividilo il più possibile. Condividilo con i tuoi amici, condividilo con i tuoi familiari. Voglio che tante persone vedano questo video per comprendere in che cosa siamo immersi e quali saranno gli scenari potenzialmente futuri. È essenziale che tante persone lo vedano, soprattutto in Italia dove abbiamo una cultura finanziaria veramente scadente. Quindi condividilo, mi raccomando, il più possibile. Per concludere, la domanda finale non è tanto che cosa farà il dollaro adesso, che cosa farà l'euro adesso, ma in quale parte tu della curva vuoi stare? Vuoi stare tra chi reagisce agli eventi o vuoi stare tra quelli che si preparano ai nuovi cicli? La storia ci insegna del resto che non viene premiato chi si lamenta della transizione in corso, ma chi la comprende prima degli altri e inizia a comportarsi di conseguenza. E questo che stiamo vivendo è il momento per comprendere, non per lamentarsi.